Vi è mai capitato di trovarvi una sera a giocare ad un videogioco sul vostro divano o sulla vostra postazione da gaming e chiedervi: "Ma perché lo sto facendo? Perché sto giocando?" Magari questo pensiero è dato dalla frustrazione per un gioco che però vi sta prendendo molto, oppure per pura curiosità e meraviglia nei confronti del titolo che state giocando. E poi ci sono persone come me che i giochi li creano o li vorrebbero creare e queste domande se le fanno per altri motivi. Che cos'è un gioco? Cosa rende un gioco un gioco? E perché ci giochiamo? Per divertirci e passare il tempo, no? Sembra una domanda semplice, ma se ci fermiamo a riflettere, la risposta non è così immediata. Un gioco non è solo un insieme di regole, né solo un passatempo per riempire il tempo libero. Oggi voglio portarvi in un viaggio per rispondere a queste domande. Capiremo cosa definisce un gioco, come il game design trasforma queste basi in esperienze coinvolgenti e soprattutto esploreremo il motivo per cui il gioco è una parte fondamentale delle nostre vite. Comprendere perché giochiamo è fondamentale sia per i giocatori per avere maggiore consapevolezza di ciò che giochiamo, del perché lo giochiamo e se ci porta effettiva soddisfazione o benefici o se siamo solo dipendenti dal gameplay, ma anche per i designer, che non solo dovrebbero essere giocatori loro stessi, ma creano le esperienze per i giocatori. È per questo che se volete fare giochi o imparare a farli, vi serve anche questo tipo di conoscenze. Immedesimarvi nel giocatore, analizzare non solo la storia dei giochi, ma le motivazioni dietro il gioco e perché questa disciplina ci differenzia dagli altri media. E se vi piace l'argomento, lasciate un like e iscrivetevi al canale per avere più video di questo tipo. Per rispondere alla domanda cos'è un gioco, iniziamo con una definizione semplice ma abbastanza significativa. Ralph Koster, autore del celebre A Theory of Fun for Game Design, dice: l'espressione creativa è arte se viene fatta per il suo valore estetico ed è intrattenimento se viene fatta per soldi. Un pezzo di intrattenimento, entertainment piece, è un gioco se è interattivo. Film e libri sono esempi di intrattenimento non interattivo. Secondo alcuni pionieri del game design, come Chris Crawford, autore di The Art of Computer Game Design, e Tracy Fullerton, un gioco è molto più di un'attività di svago. È un'esperienza interattiva progettata per coinvolgere il giocatore in un sistema di regole con un obiettivo percepito e un conflitto da risolvere. Chris Crawford distingue i giochi da altre forme di attività per un elemento fondamentale: l'interazione. Infatti chiama i giochi plaything. Non si tratta semplicemente di seguire regole o raggiungere un obiettivo, ma di compiere delle scelte, influenzare il mondo di gioco e ricevere un feedback in base alle proprie azioni. E qui sta la chiave: l'interattività. È questa caratteristica che distingue un gioco da tutte le altre forme di intrattenimento. Un film può emozionarti, un libro può portarti in mondi lontani, ma rimani sempre uno spettatore passivo, non puoi cambiare il corso degli eventi. La storia scorre su binari già scritti. In un gioco invece sei il protagonista. Ogni azione che compi ha un impatto diretto sul mondo di gioco. Decidi tu quale strada prendere, come affrontare le sfide e cosa sacrificare per raggiungere l'obiettivo finale. Questo livello di coinvolgimento personale è completamente unico. Non esiste un'altra forma di arte o intrattenimento che ti dia lo stesso potere decisionale. Ogni partita diventa un'esperienza diversa perché è plasmata dalle scelte del giocatore. Ovviamente dipende dal tipo di giochi. Ma attenzione, potremmo pensare che i giochi siano un'invenzione recente. Ovviamente i videogiochi lo sono, ma i giochi non sono nati con i videogiochi, né con i giochi da tavolo moderni. Esistono fin dall'alba dell'umanità. Gli archeologi hanno scoperto tracce di giochi primitivi risalenti alla preistoria. Per i nostri antenati, giocare non era solo un passatempo, ma un modo per prepararsi alla vita reale. I giochi servivano per allenare la caccia, affinare i riflessi e migliorare le proprie capacità di risoluzione dei problemi. Pensate ad esempio a quello che oggi potremmo definire sfide di destrezza, lancio di pietre, il tiro con l'arco, nascondino. Erano tutte attività che miglioravano l'agilità, la coordinazione e la capacità di prevedere i movimenti degli altri. E anche il senso di competizione che troviamo oggi nei giochi moderni aveva già le sue radici in queste prime attività ludiche. Questi comportamenti non sono però molto distanti da quelli che possiamo osservare nel mondo animale. Cuccioli di leone che giocano a cacciarsi a vicenda non stanno semplicemente divertendosi, stanno imparando a essere predatori. Attraverso il gioco sviluppano le competenze che un giorno li aiuteranno a cacciare per sopravvivere.
Col passare del tempo, il gioco umano è diventato sempre più strutturato, trasformandosi in attività con regole ben definite e strumenti di gioco dedicati. Uno degli esempi più antichi è il Senet, un gioco da tavolo praticato nell'antico Egitto già nel 3100 a.C. Il Senet, oltre a essere un passatempo, aveva anche un forte significato simbolico e spirituale. Rappresentava il viaggio dell'anima nell'aldilà. Aveva già un narrative design, fondamentalmente. In Africa e nel Medio Oriente si giocava a Mancala, un gioco di strategia basato sullo spostamento di pietre o semi tra buche scavate nel terreno o in tavolette di legno. Ancora oggi il Mancala è giocato in diverse parti del mondo, rimanendo uno dei giochi più longevi della storia. Successivamente altri giochi come i dadi cominciavano a diffondersi in Asia, Grecia e Roma antica. Questi dadi, realizzati inizialmente con ossa di animali, non venivano usati solo per giocare, ma anche per predire il futuro o prendere decisioni importanti. Man mano che le civiltà si sviluppavano, anche i giochi si evolvevano, passando da semplici attività rituali a forme sempre più complesse di intrattenimento. I giochi da tavolo, come quelli che conosciamo oggi, iniziarono a prendere forma in Asia con il Go in Cina e il Chaturanga in India, che hanno dato vita poi al moderno scacchi. Ma i videogiochi, come li conosciamo oggi, sono un'invenzione molto più recente. Tutto iniziò negli anni 50 e 60 con i primi esperimenti di giochi elettronici sviluppati in ambito accademico e militare. Uno dei primi esempi è Tennis for Two, un gioco creato nel 1958 dall'ingegnere William Higginbotham per intrattenere i visitatori di un laboratorio nucleare. Poco dopo arrivò Space War nel 1962, un gioco sviluppato dagli studenti dell'MIT. Tuttavia fu negli anni 70 che i videogiochi entrarono davvero nell'immaginario collettivo, grazie alla nascita dei cabinati arcade. Nel 1972 Pong, creato da Atari, fu il primo grande successo commerciale. Un gioco semplice, una sorta di simulazione di ping pong che conquistò immediatamente il pubblico. Negli anni successivi i cabinati divennero sempre più popolari. Giochi come Space Invaders, Pac-Man nel 1980 e Donkey Kong nell'81 segnarono la storia del medium, introducendo personaggi iconici e meccaniche che avrebbero influenzato generazioni di designer. In quegli anni i videogiochi si spostarono gradualmente dalle sale giochi alle case, con l'arrivo delle prime console domestiche. Sebbene la Magnavox Odyssey sia stata la prima vera console domestica, la vera rivoluzione arrivò con la prima console di Atari, chiamata semplicemente Home Pong, rilasciata nel 1975. Probabilmente però fu l'Atari 2600 a consolidare le console nella cultura di massa. Da quel momento in poi i videogiochi non sarebbero più stati solo un passatempo, ma un fenomeno culturale in continua evoluzione. Oggi il medium videoludico spazia da esperienze semplici e immediate a complessi mondi narrativi e interattivi, capaci di immergere i giocatori in storie profonde ed emozioni molto intense. Ma se questa è la storia del gioco, che cosa hanno in comune il Senet egiziano, Pong e Fortnite? Ogni gioco ha 3 elementi fondamentali: regole che stabiliscono cosa è possibile fare e cosa no, obiettivi che danno al giocatore uno scopo, una direzione, e interazione, che è ciò che distingue un gioco dagli altri media. In un film sei uno spettatore, in un gioco prendi decisioni, agisci e cambi la storia. Queste interazioni sono spesso legate e settate dalle regole. Da questi 3 elementi fondamentali si possono ricondurre sia i giochi antichi e i comportamenti ludici, sia i framework, le strutture di game design, che al giorno d'oggi sembrano apparentemente più complesse e più grandi di noi, ma che strutturano il design di videogiochi e board games moderni in modo molto semplice. In realtà sono cambiati solo i modi con cui le regole, obiettivi e interazioni vengono fruite, attraverso libri, codex per quanto riguarda i role-playing games, o interfacce digitali, telefoni e computer per quanto riguarda i videogiochi. I mezzi si sono evoluti e di conseguenza anche il gioco. Ma un gioco non è solo meccaniche, è un'esperienza che coinvolge il giocatore a livello psicologico, emotivo e sensoriale. Quindi arriviamo alla seconda domanda: perché giochiamo? In realtà giochiamo per molteplici ragioni, ma dietro ogni esperienza c'è sempre un desiderio di coinvolgimento emotivo, psicologico e personale. I giochi, infatti, grazie al game loop, producono soddisfazione ed il conseguente rilascio di dopamina, ovvero un neurotrasmettitore che regola alcune funzioni del corpo umano e che viene rilasciato in seguito a diverse attività piacevoli. I giochi, ed in particolare i videogiochi, hanno quindi un appiglio psicologico derivato dal piacere del gioco. Pensate infatti alle emozioni che provate giocando: sfida e soddisfazione,
esplorazione, superare un ostacolo difficile che dà appunto una sensazione di realizzazione, scoperta, scoprire un mondo nuovo, trovare un segreto nascosto, e agency, ne abbiamo parlato anche in un video recente, ovvero la possibilità di prendere decisioni e di conseguenza è ciò che ci rende partecipi della storia e ci rende i protagonisti. Ma il gioco non è solo un'esperienza personale, può essere anche un'esperienza sociale. Pensate a tutti i giochi multiplayer e MMO e ai giochi coop che ci hanno aiutato a rimanere connessi, soprattutto durante la pandemia di Covid-19. I giochi online negli ultimi decenni sono diventati veri e propri spazi sociali, dove stringere nuove amicizie e mantenere vivi i legami. Alcuni giochi come Among Us o World of Warcraft o più recenti titoli co-op ci mostrano quanto il gioco possa essere una forma di socializzazione e connessione umana, nel bene e nel male. Un altro degli aspetti più evidenti del gioco è la sua capacità di metterci di fronte a sfide complesse. Ogni partita, ogni livello e ogni situazione di gioco ci costringe a prendere delle decisioni, spesso in condizioni di incertezza. Pensate a giochi strategici come Civilization o StarCraft. Ogni azione ha conseguenze multiple e il successo dipende dalle nostre capacità di analizzare la situazione, prevedere i comportamenti degli avversari o pianificare le mosse future. Anche i puzzle game come Portal o The Witness sono veri e propri allenamenti per il pensiero e la mente, spingendoci a trovare soluzioni creative a problemi apparentemente difficili. Questo tipo di allenamento mentale si riflette nella nostra vita quotidiana. Miglioriamo la capacità di prendere decisioni sotto pressione, di ragionare in modo logico e di adattarci rapidamente a nuove situazioni. I giochi non sono solo una palestra per la mente, ma anche per il corpo. I giochi d'azione, ad esempio, richiedono un perfetto coordinamento fra occhio umano e riflessi rapidi. Pensate a titoli molto veloci come Doom, Hollow Knight o Neon White. Per avere successo bisogna reagire velocemente agli stimoli visivi, prevedere i movimenti degli avversari in alcuni casi e adattarsi costantemente. Tutto questo non migliora solo i riflessi, ma anche la memoria a breve termine, la capacità di concentrazione e la velocità di reazione. Un altro aspetto spesso sottovalutato del gioco è il suo potenziale emotivo. I giochi narrativi in particolare ci permettono di vivere storie profonde e coinvolgenti, mettendoci nei panni di altri personaggi, spesso molto diversi da noi. Pensate a titoli come The Last of Us, Life is Strange o Spiritfarer. Non ci limitiamo a guardare la storia, la viviamo in prima persona, facciamo scelte morali difficili, ci confrontiamo con la perdita, l'amore e la redenzione. In questi giochi siamo costretti a vedere il mondo attraverso gli occhi di qualcun altro, a comprendere le motivazioni e sentire il peso delle sue scelte. È per questo che questa immersione emotiva sviluppa la nostra empatia e la comprensione per le emozioni degli altri. Questi sono solo alcuni dei benefici del gioco e non riguardano solo i videogiochi. Anche i giochi da tavolo, i giochi di ruolo e le esperienze ludiche in generale hanno questo potere di sviluppare abilità cognitive e sociali in modo unico. Di conseguenza, in un mondo sempre più complesso e pieno di stimoli, giocare ci aiuta non solo a rilassarci e divertirci, ma anche a diventare persone più consapevoli, più creative e più empatiche. È proprio questa prospettiva che distingue il game design dagli altri media. Se volete creare giochi o imparare a farlo, dovete partire da queste basi, non solo le meccaniche, ma capire il giocatore, progettare per lui e costruire esperienze che abbiano un significato autentico e un impatto duraturo. Quindi che cos'è un gioco? Non abbiamo risposto, non c'è una definizione e non penso ci sarà mai. È un'esperienza unica che si evolve da secoli nei mezzi e nelle modalità. Per questo non esiste una definizione completa, ma esiste una definizione personale e vorrei sapere la vostra nei commenti. Fatemela sapere. Lasciatemi un like se vi è piaciuto questo video e iscrivetevi al canale per nuovi video su game design, narrativa e dintorni. A presto! Credo che giochiamo per svincolare un pelo dalla realtà dalla monotonia della vita. Sì, anche, sicuramente. Infatti giocare è stato per un periodo un mio modo di fuggire dai problemi. Quando stavo male e non riuscivo ad affrontarli. Same, stessa cosa. Sì, assolutamente. Comunque, è bello considerare, secondo me, in aggiunta a quanto abbiamo detto nel video, proprio per l'interazione e l'immersività, il fatto che, appunto, molto spesso i videogiochi sono una fuga dalla realtà, potremmo dire, proprio per il fatto dell'immersione, eccetera. Il che in realtà ci sta, perché comunque in realtà anche altre forme di intrattenimento lo sono, cioè tu non è che vai, cioè sì, per carità, vai magari al cinema per vedere il film d'autore, il film però sei immerso nel grande schermo e le sensazioni di
piacere derivano anche dal fatto che in quel momento stai vivendo quella storia, magari non in prima persona, in modo diverso ovviamente rispetto a un gioco, un videogioco, però è sempre una forma di intrattenimento che ti immedesima anche i libri. Io ho iniziato a leggere proprio in realtà per passatempo, però ho continuato perché mi medesimavo talmente tanto che completamente non sentivo neanche chi mi chiamava all'esterno, per dire. Quindi secondo me vale per diverse forme di intrattenimento e ci sta. Ovviamente non dovrebbe diventarlo al punto da togliersi dal mondo, chiaramente, anche se sappiamo che ci sono situazioni di questo tipo e infatti ho anche citato il discorso dopamina e game loop perché e ho citato anche all'inizio il discorso del dobbiamo essere consapevoli di quando un gioco, ed è per questo che serve capire perché giochiamo, perché dobbiamo essere consapevoli del perché stiamo giocando a X gioco, nel senso mi sta piacendo, mi sta dando X sensazioni oppure mi sta solo dando gratificazione istantanea e che può andare anche bene, cioè nel senso non è che il male è assoluto, però se ci rendiamo conto che magari ci rende dipendenti, passatemi il termine, ci sono vari gradi di dipendenza, però se ci rende dipendenti e non ci dà un vero scopo, un vero no, non tanto scopo, un vero beneficio, potremmo dire, possiamo decidere di moderare, possiamo decidere di cambiare gioco, possiamo decidere di accostare il gioco X a un altro tipo di gioco che invece ci dà sensazioni diverse o magari elementi narrativi che in quel gioco precedente non avevamo. Secondo me può essere un buon ragionamento anche per chi non frega niente di game design, ma vuole semplicemente fare appunto un ragionamento su quello che sta giocando, perché alla fine i media che fruiamo non dico che ci plasmano, però ci influenzano veramente tanto. I contenuti che noi fruiamo ci influenzano veramente molto, sia per quanto riguarda i video su YouTube, sia per quanto riguarda film, libri, ma anche videogiochi. Quindi questo è il punto.